stagione di caccia sta tornando e noi siamo invece tornati a trovare il Team Fire. Siamo qui in piacevole compagnia con Luca Rizzini e Rebecca Rizzini, ciao ragazzi, e ci ritroviamo qui in Valle d'Uppo per i nostri test e i nostri anche allenamenti, le nostre giornate di divertimento estivo con due classici della produzione Fire. Abbiamo un sovrapposto e una doppietta, il Classic Deluxe e invece la doppietta Iside, in questo caso la Tartaruga Gold. Due fucili che sono due grandi successi sia in Italia che per il mercato internazionale. Internazionale, esatto. Abbiamo la novità è che il Deluxe è disponibile in tutti i calibri, ma non l'avevamo mai provato alle linee nel più piccolo dei calibri, quindi abbiamo la versione 410 di cui Luca è un grande estimatore e utilizzatore a caccia, un grande appassionato, A caccia. e invece abbiamo la doppietta che per l'eleganza, per le sue linee, mi dicevi Rebecca, è uno dei tuoi fucili preferiti invece della vostra produzione, la Iside. Assolutamente, il parallelo richiama sempre la bellezza di un tempo e trovo che l'eleganza sia sempre un bel punto a favore per la doppietta. Immagino. Quindi siamo qui, ognuno con i suoi gusti e le sue preferenze. La cosa certa è che adesso andiamo in pedana, ci divertiamo, li proviamo e quindi poi dopo aver visto le varie prestazioni che voi conoscete e voi potrete vedere, torneremo poi a parlarne e a vedere quali sono le caratteristiche nel dettaglio. Cominciamo? Cominciamo. Andiamo. Allora, abbiamo finito di allenarci e divertirci, si è divertito soprattutto Luca che conosceva già il campo e ovviamente anche l'arma. Luca, no, sei stato bravissimo, però mi hai anche dimostrato quello che dicevamo poi all'inizio, che Sul 400. sul 410, comunque un'arma affidabile anche su distanze più importanti, ovviamente a caccia da utilizzare in un altro modo, con un altro approccio. Qui eravamo per divertirci, anche per metterlo alla prova, quindi abbiamo usato anche su piattelli molto lontani o piuttosto lontani. Quali sono i cacciatori soprattutto che richiedono un fucile con queste caratteristiche, quindi bascula in ergal, leggero così, e sappiamo anche competitivo sul prezzo? Assolutamente. Il calibro 410 per me è stata una scoperta circa 20 anni fa e quello che devo dire è che è un calibro prettamente da utilizzare sia sul campi da tiro, in questo caso lo sporting, non ovviamente sul trap, e poi è un fucile polivalente. Oggi ovviamente con l'avvento degli strozzatori intercambiabili assolutamente possiamo fare qualsiasi genere. Anche con le cartucce a disposizione che ci sono. Assolutamente sì. Partiamo dalle silenziate alle quelle con grammatura più particolare. Abbiamo utilizzato ad esempio delle 410 del 7,5. Il calibro 410 puoi passare da una variante di dimensione di cartucce dal 36
al 410, quindi a 76 mm di lunghezza, Certo. partendo addirittura dalle 65 mm. La cosa fondamentale nel 410 da comprendere è che non possiamo pretendere di avere dei tiri come il calibro 12, non avremo nemmeno Non le avrebbe, grammature ma non avrebbe senso come scelta poi. Esatto, è un fucile per appassionati, per fare la divertita sul percorso di caccia o anche la divertita a caccia. Io lo utilizzo assolutamente anche a caccia, sia in appostamento fisso, che è la mia passione ovviamente, ma anche sotto ferma dei cani, nelle riserve, cose di questo genere. Il calibro 410 è un piccolo calibro, ma che può dare delle performance piuttosto buone. E non dimentichiamoci però, in questo caso noi oggi abbiamo utilizzato un calibro 410 con bascola in alluminio, prettamente da caccia. Non dimentichiamoci che Fire produce anche un fucile esclusivamente per il percorso di caccia, Con che è il bascola Jubilee integrale. Sporting, che è una bascola in acciaio con canne da 76 cm, strozzatori XP70, quindi le versioni Sporting. In questo caso la strozzatura che noi avevamo montato, essendo un fucile tolto dal magazzino, è una 4,3. Nel Molto percorso di classica, caccia, esatto, nel percorso di caccia dove il piattello si allontana sempre di più, è preferibile utilizzare una strozzatura un attimino Maggiore. più stretta, quindi una 2 stelle, una stella unica. Qui abbiamo il monogrillo selettivo, ma è disponibile, mi dicevi, anche su richiesta la versione bigrillo. Tutte le bascule della produzione Fire, allora prevalentemente questa è una versione Classic Deluxe, viene venduta esclusivamente sul mercato nazionale. In altri mercati vengono venduti con nomi leggermente, con modelli diversi rispetto al Classic Deluxe. Perché viene fabbricato anche cercando di contenere quello che è il prezzo al pubblico. Qua siamo attorno ai 1555 euro al pubblico in calibro 410. La caratteristica tecnica di questo modello è bascola in alluminio, monogrillo selettivo, estrattori automatici e 3 strozzatori in dotazione intercambiabili. Gli strozzatori possono essere utilizzati tutta la serie degli XP50 o gli XP70 nei vari parametri, e il monogrillo ad esempio Utilizzabili, questo è un aspetto che adesso quanto mai importante, utilizzabili anche con cartucce steel. anche con cartuccia steel, ovviamente nei parametri consentiti della cartuccia steel, quindi Certo. partendo dalla 3 stelle, la 4 stelle, la cilindrica, la skit o così. Con la Lunghezze di canna disponibili? lunghezza di canna disponibili sono 68 cm, 71 cm e 76 cm. Da tener conto la domanda che mi ponevi tu della questione legata al monogrillo selettivo. Tutte le bascole di produzione Fire, siano esse in calibro 12, in calibro 20, in calibro 28, quindi le varie configurazioni, nelle sovrapposte esiste anche la bascola dedicata del calibro 16, sono tutte con l'opzione bigrillo o monogrillo fisso o monogrillo selettivo. Nella medesima bascola, l'esempio classico: uno acquista un monogrillo, è abituato ad andare a caccia con una doppietta bigrillo e vuole modificare dal monogrillo passare al bigrillo, sullo stesso fucile è fattibile. Molto Si interessante compra un questo. kit, l'armiere fa una trasformazione o viene addirittura in azienda e fa la trasformazione. Sicuramente Il modello interessante. prettamente che noi valutiamo oggi, che il Classic Deluxe, viene fabbricato nelle varianti del calibro 12, del calibro 20, nel 28 e nel 410. Il calibro 12, il calibro 20 e il 28 hanno bascole dedicate. In questo caso il calibro 410 è fabbricato in bascola Sulle dimensioni calibro 28. del 28. Questo dà un'opportunità in più al possibile acquirente, che è l'intercambiabilità o la possibilità un domani Delle di canne. acquisire un nuovo paio di canne intercambiabili in calibro diverso. Certo. Da ricordare, ultimo ma non ultimo, un peso che in questo fucile siamo intorno ai 2,3 kg. Sì, anche qua se andiamo sulle versioni, in questo caso nella versione Beccaccia, i pesi sono di molto inferiori, perché essendoci le canne leggermente sono più corte, sono da 62 cm, ma nella versione Beccaccia ad esempio non viene fabbricato il 410. Certo. Rebecca,
Per quanto riguarda te, parlavi della doppietta che apprezzi soprattutto a livello estetico, ma ho visto anche a livello pratico, insomma, Ci siamo divertiti. hai il suo perché, vedo che ti trovi molto bene. Quali sono gli aspetti soprattutto che apprezzi, che ci hai soprattutto dimostrato di saper valorizzare poi nel momento del tiro? No, devo dire che è apprezzabile per l'affidabilità e il bilanciamento del peso. Dopodiché, come dicevi tu, appunto, io apprezzo molto a livello estetico l'eleganza della doppietta. In questo caso, soprattutto in questa doppietta, abbiamo una bascola round body che dà comunque, diciamo, dei punti in più al modello. Un'altra cosa che apprezzo io molto a livello estetico è la tartaruga gold, perché comunque, come ho sempre detto, in base alla luce che si riflette sulla bascola si vedono dei colori differenti e questa cosa è molto, secondo me, è una cosa molto particolare. Dopodiché comunque il calcio all'inglese, come ho sempre detto, richiama l'eleganza e la bellezza di un tempo, dunque La tradizione. sì, sì, sì. Poi è anche veloce alla spalla, è anche cioè una calciatura che facilita, diciamo, il tiro istintivo. Assolutamente vero, la calciatura all'inglese meglio ancora sarebbe la collo di cigno. Sì, è qualcosa che comunque si apporta ad un'impugnatura immediata. Mi dicevi invece che per quanto riguarda la stina c'è la possibilità sia di averla come in questo caso sottile, ma c'è anche la versione per chi desidera invece una presa diversa e più salda, anche la coda di castoro. Assolutamente sì. In questo caso, inoltre, noi abbiamo sparato con il calibro 20, ma questo modello fuoriesce anche nei vari calibri e anche nel calibro 16. Cosa apprezzabile. Certo, perché quello è un vero omaggio alla tradizione. Poi una tradizione che si sta recuperando in È molti, una sta nicchia riprendendo di molto mercato piede. che Cioè. come il 410 ha la sua valenza e sta riprendendo piede, sì. È un calibro che ha sicuramente L'unico problema significato. di questi dei piccoli calibri o dei calibri minori, chiamiamolo, che come anche può Meno essere diffusi. il calibro 16, il calibro 28 Magnum ad esempio, quindi 76 mm di lunghezza della cartuccia, è il costo della munizione. Però sappiamo che oggi non andiamo per fare Esatto. Quando si vuole sparare, come Si dico sempre, spara. si viene qui come abbiamo fatto oggi e E ci si allora diverte. si La contiene caccia con è i un'altra prezzi cosa. rispetto per La le caccia è munizioni. un'altra cosa. La caccia è tutt'altra cosa. Per quanto riguarda le canne della doppietta Easy di Rebecca? Allora, in questo caso abbiamo delle canne da 71 cm, ma la possibilità è di richiedere anche canne da 76 o da 68 cm. Bindella concava e abbiamo un mirino puntiforme. L'estrazione immagino sia classica manuale o c'è anche in questo caso l'estrazione automatica? Allora, su tutti i nostri modelli, questa qua è un'estrazione automatica, su tutti i nostri modelli su richiesta può essere richiesta appunto, come dicevamo prima, anche per il fattore del bigrillo o monogrillo, può essere richiesta un'estrazione diversa da come da come fuoriesce di serie. In questo caso quindi si può richiedere un'estrazione manuale. Monogrillo selettivo, e anche per questa caratteristica può essere fatta una richiesta al momento dell'ordine per un bigrillo. Come dicevo, io oggi ho sparato con questa versione Tartaruga Gold nel calibro 20 e il prezzo parte dai 3.200 euro, ma può variare in base alle caratteristiche del fucile. Abbiamo infatti altre versioni che possono differire di prezzo ovviamente in base alle caratteristiche del fucile stesso.